Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò della mia postazione, che finalmente è completa. C'è da sistemare qualche dettaglio, ma già adesso siamo veramente a posto. Già così è un gran setup che permette di giocare ogni titolo della simulazione a 360 gradi. Nel video di oggi però andiamo a trattare un tema che molti di voi avete chiesto attraverso una semplice ma interessante domanda. Ma quanto ti è costata questa postazione? Beh, prima di dirvi il prezzo, premetto che questo è un setup costruito nel tempo, circa 2 anni, e che prima di questa postazione questa era la mia condizione. Ebbene sì, quell'umile postazione dal 2013 al 2017 mi ha accompagnato su Assetto Corsa ed Euro Truck Simulator 2, ma è stato veramente un buon punto di partenza per rendermi conto che i simulatori sono una passione di cui non posso fare a meno. Lavorando e tenendo i soldi da parte, nel tempo ho acquistato i vari componenti. Altri oggetti invece li ho rimediati direttamente a casa, perché non più utilizzati. Adesso facciamo una lista con i prezzi oggetto per oggetto e tiriamo le somme di quanto può costare la mia postazione. Partiamo dalle basi, la sedia. Per giocare a tutti i simulatori ho bisogno di un posto a sedere che sia un po' generico, adatto sia per i mezzi a 4 ruote che quelli d'aviazione. Ed in questa sedia del mondo convenienza ho trovato un ottimo compromesso. Pagata soli 35 euro perché presa direttamente in vetrina, questa sedia ti permette di giocare per più ore consecutive senza sentire mal di schiena o acciacchi. È alta al punto giusto e anche gradevole da vedere. Poi la comodità dipende da persona a persona. Io ci sto molto bene e sono alto 1,73 m. Sicuramente uno alto 1,90 m ci sta molto più scomodo per giocare nella mia postazione. Andiamo avanti parlando del tavolo. Questo acquistato all'Ikea, su misura per poter inserire tutti i vari componenti. Stiamo parlando di circa 115 euro. Devo dire che parlando di misure ci sta tutto dentro pelo, perché comunque un po' di distanze tra una periferica e l'altra c'è da tenerla. Tipo che se la pulsantiera Cytec sta troppo vicino al Logitech G29, giustamente mentre guido ci vado a sbattere subito se la pulsantiera è troppo vicina e poi si rompe tutto, no? Comunque, ora che l'ergonomia l'abbiamo sistemata, passiamo agli schermi. 135 euro, il primo a destra è un monitor LED Full HD Samsung. Il secondo invece è momentaneo ed è una TV LG HD di più di 10 anni fa, recuperata in garage mentre prendeva un po' di muffa. Questa comunque c'è da sostituirla con un monitor tale e quale a quello di destra, quindi Full HD LED. Passiamo agli schermi più piccoli ora, i 2 cellulari e il tablet, tutti e 3 Samsung. Sono delle periferiche decisamente vecchie. Soprattutto il tablet e lo schermo che sta sopra la pulsantiera avranno più di 7 anni circa. E facendo una somma più o meno giusta di quello che era stato pagato all'epoca e di quanto possono costare ora questi 3 dispositivi, diciamo che in tutto più o meno stiamo sui 120-125 euro di prezzo pagato in totale. Dai, ora passiamo ai pezzi forti. Il Logitech G29 è l'oggetto più costoso in questo setup, 250 euro senza cambio ad H. Poi ci aggiungiamo anche quest'ultimo, 50 euro e siamo a 300. Accanto al G29 abbiamo la pulsantiera Cytec, comprata usata a 80 euro. Nuova sta a circa 120 euro, che, come dico nella video recensione di questo prodotto, a prezzo nuovo secondo me costa troppo, non vale tutti quei soldi. Io vi consiglio di acquistarla usata, sempre se è in ottime condizioni, se no, no. Proseguiamo con il Flight Yoke System e le sue leve, che arrivano al prezzo di 150 euro. Un ottimo costo se confrontato a tutto il resto. Ma c'è sempre da considerare il materiale plasticoso di questa periferica. Per carità, è un prodotto fantastico, ma se volete usare di più ci sono prodotti decisamente migliori, ma qui i prezzi si alzano drasticamente. Sotto al Flight Yoke System abbiamo la pedaliera Thrustmaster.
comprata a parte un anno dopo circa al Flight Yacht System, prima di questa avevo convertito la pedaliera del G29 nel timone, che era un buon compromesso se non volete spendere troppo. Comunque sia, questa pedaliera Thrustmaster è buona ed economica, soprattutto se confrontata a quella di Logitech Sitech, che costa decisamente di più. Stiamo parlando già di 150 euro, mentre questa la potete trovare tra i 90 e i 120. Io ad esempio l'ho pagata 100 euro. Invece sopra il Flight Yacht System abbiamo la radio. Io l'ho comprata ad 80 euro usata ed è funzionante al 100%. Il prezzo da nuova invece è intorno ai 100-110. E infine, ultimo, ma non meno importante, il joystick economico della Thrustmaster, il Flight Stick X, che uso per elicotteri e caccia nei simulatori di volo. L'ho pagato 40 euro e guarda, è pure troppo il prezzo per cui l'ho pagato, perché si riesce a trovare anche a 25 euro ultimamente. Comunque sia, se siete nuovi nel mondo dei simulatori di volo, io vi consiglio questo prodotto. Poi se consideriamo anche altri dettagli come le ciabatte, gli adattatori, le casse audio, mouse, tastiera wireless, microfono e perché no, mettiamoci anche la PlayStation 2 che sta nascosta dietro, il pad Logitech che uso per i videogiochi arcade o simulatori arcade, ci giriamo intorno ai 75-80 euro. Adesso fermiamoci con questi costi e facciamo una somma. Stiamo a 1385 euro con i prezzi che ho trovato io e con cui ho acquistato tutte queste periferiche. Se fate una postazione tale e quale la mia, potreste spendere sia più che meno rispetto a me. Quello dipende dalle offerte che trovate e dall'usato che c'è in giro. Però c'è anche da aggiungere una cosa di finale: il punto di partenza per qualsiasi setup, che è il computer. E fidatevi che per reggere a buone qualità i simulatori, l'hardware deve essere buono. Il prezzo del mio computer all'acquisto è stato di 650 euro in tutto. Non è nemmeno tanto, ma c'è da pensare che con l'arrivo del nuovo Flight Simulator qualcosa al PC dovrò aggiornare, dato che è già qualche annetto vecchio questo computer. Quindi se aggiungiamo i 650 euro del computer, stiamo ad oltre 2000 euro. Per la precisione 2035. Al giorno d'oggi questo è il prezzo ufficiale della mia postazione. Se ci pensate, non è nemmeno tanto 2000 euro. C'è gente che con 2000 euro ci compra solo il computer, ok? Ad esempio con questa somma vi potreste comprare un bel coupé di fine anni 90. Comunque io questa postazione l'ho realizzata con molta calma e pazienza, quindi ora farò la stessa cosa anche per il coupé anni 90, ma questo è un altro discorso. Cari ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, grazie per la visione e alla prossima. Ciao a tutti dal mondo dei simulatori.